Corrado! Fa la ragazza, dopo essersi voltata, non trovando più il fidanzato al suo fianco. Vieni via, che sta piovendo! Il giovane è immobile sul marciapiede, a un passo da lei, al sicuro grazie alla veranda appositamente tesa sulla scintillante vetrina di una gioielleria. Mi senti? Insiste Maria infreddolita, tradita come molti da un'ingannevole illusione di primavera. Vieni a ripararti qua sotto, scemo! Cosa fai fermo lì? Fermo, già. Corrado è fermo, con il capo chino, indifferente alle gocce di pioggia che man mano si affollano sul collo, decise a scivolare lungo la schiena e porre le basi per un robusto raffreddore. Ma cosa stai fissando? Domanda la ragazza, tra il curioso e il preoccupato. Corrado solleva la testa e la guarda disegnando sul volto un sorriso a dir poco complesso. Ridi? Fa lei. No, sembra rispondere lui. Ricordo quei compagni a 13 anni. E ricordo le scarpe. Oggi andiamo a comprarci quelle nuove appena uscite. Sembravano intonare come un sol coro i più attenti ai fondamentali segni di distinzione tra le creature destinate al podio e le futili comparse dei banchi più sfigati. Corrado, tu vieni? Perché quella maledetta domanda brucia ancora oggi? Perché quella benedetta domanda è un dono solo ora? Sì, fu la mia risposta, menzogna di allora. Più tardi, una volta a casa, la seconda domanda, quella di mia madre, ancor più degna di essere lamentata adesso, fu questa. Che hai? Niente, mamma, fu l'immancabile risposta. Di seguito si fece largo in me l'intraprendenza dell'adolescente disperato. Anzi, ci sarebbe qualcosa. Mi daresti i soldi per comprare un paio di scarpe nuove? Ecco, tieni pure, Corrado, rispose mia madre. Questo è quello che ho. Questo è quello che puoi avere, mi dissi osservando i pochi spiccioli che quell'adorabile signora, dai molteplici lavori, era riuscita a racimolare. Che dire, ostinazione fu uno dei miei peccati di allora, così come ora leggo fantasia. Un attimo dopo mi aggiravo tra i banchi del mercato dell'usato e le vidi. Non erano loro, non lo sarebbero mai state, e soprattutto il colore era sbagliato. E giusto adesso, ma allora no, non lo sapevo. Non di meno il prezzo era perfetto. Avanzava pure qualcosa da ridare a mamma, guarda un po'. Così tornai a casa ed entrai con ciò che ritenevo di meritare, il massimo che spettava ai fasulli imitatori delle star scolastiche. Ma non mi arresi. Sistemai davanti a me la foto delle divinità su suola da una rivista e portai la mia coppia di Cenerentole in bagno con la scatola delle tempere. Sono un artista, mi dissi, mentre lavoravo di fino, e mi ripetevo, sembrano uguali, sembrano vere, io lo sembro. Quando finii, ero fiero di me. Le misi ai piedi e guardai il mio viso raggiante nello specchio. Ho vinto anch'io, esclamai in silenzio, malgrado tutto. All'improvviso entrò mia madre e vide gli sbavi di vernice sul pavimento. Chiusi subito la porta con incomprensibile vergogna, come se fossi stato sorpreso durante un furto, e mi affrettai a pulire. «Non fa nulla!» esclamò lei, aggiungendo parole che solo adesso ricordo. «Tanto è lavabile». Il giorno seguente ero a scuola e, leggero come l'aria che solo le divinità in classe possono respirare, volai al di sopra dei mortali tra i compagni. Questo fu il sogno, che ebbe inizio con la prima campanella. Questo fu l'incubo che si fece largo con l'ultima. Alla metaforica mezzanotte la magia scomparì. Le scarpette dimenticate erano 2, e io, il principe deluso e la mancata principessa nella stessa persona. Perché non appena fui in strada, tra la folla di studenti, iniziò a piovere. E l'acqua mostrò a tutti la mia reale natura. Gli sberleffi e soprattutto gli sghignazzi da sotto i cappucci e al riparo degli ombrelli echeggiano ancora oggi, così come sono anch'io a sorridere ora. «Corrado!» implora anni dopo Maria. «Ti prego, vieni accanto a me, vuoi prenderti un malanno?» E invece continuo a ricordare, a sentirmi bene e ogni secondo meglio. Perché la pioggia ha finalmente cancellato le vane zavorre dell'adolescenza e riportato alla luce l'adorabile essenziale. Grazie, mamma.
Una storia al contrario, in ben altro universo, dove in un mondo capovolto è l'imperfetto a regnare, a discapito delle eccezioni. Carla, basta lamentarti, su. No, mamma, non ci riesco. Sì che ci riesci. Soffiati il naso con questo fazzoletto e lavati la faccia, coraggio. La ragazza, a un passo dalla maggiore età, è seduta in terra nel bagno. Solleva il capo e mostra gli occhi arrossati e le lacrime di mascara sul volto. Quindi si tira su e obbedisce alla madre. Dopo essersi asciugata il viso, riprende a fissarne l'immagine riflessa nello specchio. Va meglio, vero? No, mamma, non va meglio per niente. Sono ore che provo trucchi su trucchi per la festa di domani, dopo aver passato mesi a studiare quegli stramaledetti video tutorial di YouTube. Mi ci vorrebbero degli effetti speciali, o magari qualcosa di magico. Sei troppo dura con te stessa, Carla. Devi apprezzarti di più, ti devi accettare per ciò che sei. La fai facile tu. E cosa intendi? Ma tu sei brutta, lo sei sempre stata, mamma. Non è vero, si schernisce l'interessata. Sì che è vero. Papà per primo lo dice sempre. Vostra madre è la donna più brutta del mondo. Tuo padre esagera sempre, dai. Ma è così, mamma, lo pensano anche le mie amiche. Ah sì? E cosa dicono? Che meraviglioso naso lungo che ha tua madre. Come fa a vederci con quegli occhi così storti? Che fantastiche labbra da formichiere sdentato, e così via. Il formichiere non ha i denti, cara. D'accordo, ma hai capito cosa intendo? Io non sarò mai brutta come te. Perché? Ma perché sono bellissima, mamma! Ma non è vero! Ma sono troppo bella! Sono perfetta, cavolo! Guarda! Cosa? Guardami nello specchio, mamma! Ho un naso dritto e misurato al millimetro. La linea degli occhi è così precisa da sembrare disegnata. E la bocca? Ne vogliamo parlare? Parliamone? Ma mi prendi in giro, mamma? No, Carla. La vedi? Cosa? La bocca! È così bella che pare finta. Io sembro finta, mamma, come una bambola, come una foto venuta troppo bene, cioè male, meglio, cioè peggio, come il peggior quadro al mondo, ma di un pittore cieco, mamma, perché solo un non vedente potrebbe dipingere qualcosa di bello. No, ti prego, Carla, non ricominciare a piangere, tieni un altro fazzoletto. La ragazza arresta appena in tempo la nuova emorragia di adolescenziale sofferenza e dopo un'altra poderosa soffiata riporta lo sguardo sullo specchio. Lo sai che sono arrivata a pensare? Cosa, cara? Di andare da quei dottori lì, quelli che ti rompono il naso e ti spostano gli occhi a casaccio. Una mia amica mi ha detto che hanno aperto fuori città un posto, la clinica Picasso, credo si chiami. Ma che dici, Carla? Sì, scusa, mamma, lo so, è una follia. Sai qual è la vera follia? Quale? Pensare che la bruttezza sia la cosa più importante nella vita. Che cosa c'è che valga di più, mamma? Il tempo. Il tempo. Sì, il tempo. Il tempo è l'unica ricchezza che conti, perché segna il corpo di ciascuno di noi e prima o poi arriva il momento di ammirare nello specchio le imperfezioni con cui la vita ha scritto la nostra storia su noi stessi. Vuoi dire che diventiamo tutti brutti? Beh, più belli non diventiamo di certo. Allora non vedo l'ora di essere vecchio. Senza fretta, Carla. Ma cosa faccio nel frattempo? Nel frattempo, piccola mia, che ne diresti di essere felice? Ciao Paola. Oh Teresa, finalmente, tutto bene? Lo spero perché ho passato una giornata che non sai. Raccontami. Allora, ascolta, ieri è stato anche peggio, il che è tutto dire, ma che te lo dico a fare? E allora non dirmelo. Scherzi? Ma è proprio questo il punto. Ieri è stato uno schifo, ci può stare, ma oggi volevo parlarne con qualcuno, sfogarmi, sai, quella roba lì, hai presente? Sì. Chiaro. Quindi vado da mamma e le dico che le voglio parlare del mio ragazzo. E lei? E lei cosa? Lei neanche mi fa iniziare a parlare che comincia la solita tiritera di quando era giovane, dei primi fidanzatini, e poi finisce sempre che si mette a piangere, perché prima usciva di più, e ora si sente sempre stanca, e vai, ma ascoltare no, già. Allora sono andata da papà. E com'è stato? Peggio mi sento! Lui neanche mi ha lasciato il tempo di respirare. Ha cominciato a inviare sul mio ragazzo che voleva prenderlo a pugni. A lui, al padre, a tutta la famiglia, ai suoi compagni di classe e anche allo zio Franco, il fratello di mamma, perché non si fa mai fatti suoi, diciamolo.
Ma cosa c'entra lo zio Franco, però? C'entra qualcosa, secondo te? Non credo. Fai bene. Così, segno evidente di disperazione, ho bussato alla camera di Mirko. Tuo fratello. E chi altri? Ne ho solo uno, ma mi ascolti almeno te. E sono qui, Paola. Lo vedo. Allora entro, gli chiedo di abbassare la musica e gli dico se ha un momento per me. Lui non batte ciglio, lo prendo per un sì e mi seguo sul bordo del suo letto mentre mi fissa schifato come se stessi lordando di sterco il suo sacro regno. A ogni modo, approfittando del suo silenzio, ho cominciato a parlargli del mio ragazzo. Oh, neanche 2 secondi che parte con i suoi "te l'avevo detto, io lo sapevo, si era capito fin dall'inizio", ma ovviamente sta parlando di lui. Di chi? Di lui, se stesso, di Mirko, perché lui parla sempre di sé, perché non ascolta mai, perché nessuno ascolta nessuno, e vai. E poi che hai fatto? Sono uscita. Ah, brava. Vuoi sapere dove sono andata? Immagino che tu stia per dirmelo. Da nonna! Ma ci pensi? Sono andata a sfogarmi da una vecchia di 90 anni con l'Alzheimer al 5º stadio. Ma sai cosa vuol dire? Beh, anche questo presumo che tu stia per dirmelo. Ma mi prendi per il culo? No. E vuol dire declino cognitivo moderatamente grave, vuol dire. Beh, moderatamente però. E com'è andata? E come cazzo credi che sia andata? Mi sono seduta accanto a lei sul divano e le ho detto: "Nonnina, ho problemi con il mio ragazzo". E lei ha cominciato a cantare, capisci? Cantava la nonna, io ero lì afflitta per le mie delusioni d'amore e la vegliarda sorrideva tutta dentiera e cantava a squarciagola. Ma lo sai che è pure stonata? Ah, non lo sapevo. E adesso lo sai. Bene. Per fortuna che ci sei te che mi ascolti, Teresa, altrimenti non saprei come fare. Capisco. Beh, scusa, ma adesso devo scappare. Perdona se sono arrivata tardi e l'ora di visita è finita. Io mica lo sapevo che avessi il cancro. A presto allora. A presto. Maria, ci vediamo nel futuro, hai detto. Sì, avevi ragione, davvero. Peccato che la cosa più giusta tu l'abbia detta alla fine, però. È timido, mi avvertirono. Quindi non è che mi aspettassi nulla di emozionante o spiazzante, soprattutto all'inizio. Anche tu sei timida, mi ripetono spesso. Quindi non è che avresti potuto aspettarti qualcosa di diverso, di quel che è stato. Alle 8, hai proposto. Ci vediamo alle 8 da te. Alle 8 è qualcosa in più, ho pensato, sommando a mente il rituale inevitabile ritardo. Da me. Sono entrambi timidi, hanno osservato in molti, tra amici, simpatizzanti o semplici spettatori di una possibile avvincente storia d'amore. Speriamo che non vadano troppo per le lunghe, avranno aggiunto alcuni. Tuttavia, il tempo è relativo, come insegna il genio, ma il sentimento dà il suo meglio in un istante, precisa il poeta, e tu hai scelto il domani a scapito dell'oggi. Così hai tirato fuori dalla scatola il tuo robot replicante, lo hai impostato sulla modalità uscita romantica e allora decisa lo hai spedito al tuo posto. Immagino ti sia costato un occhio. Intelligenza artificiale di ultima generazione, in grado di riprodurre quasi alla perfezione la personalità del proprietario. Questo diceva la confezione. Ah, i prodigi della tecnologia. Che paradosso, vero? Dovrebbero rimediare ai nostri limiti, invece non fanno altro che metterli in risalto. Difatti l'androide Sosia, a tua immagine e somiglianza, era anch'esso timido, come può essere una macchina, chiaro, logicamente introverso. Impossibile quindi aspettarsi un qualsivoglia atto di coraggio, ovvero quegli umanissimi secondi di incoscienza che rendono impavido lo schivo di turno. Cosicché l'automa ha imitato anche la tua copertura. Ha sviluppato un ologramma identico a entrambi sotto ogni punto di vista. Gli ha passato il compito e lo ha spedito. Da me. Ah, le invenzioni del progresso. Che beffa, non credi? Dovrebbero correggere la nostra vita, ma spesso non fanno altro che ripetere i medesimi errori dei loro creatori. Difatti, inutile dirlo, l'ologramma era anch'esso timido. Timido come può esserlo una creatura impalpabile e trasparente, che il più delle volte, al meglio, fa solo da muta comparsa alla scena principale. Il seguito è storia nota tra di noi, come ben sai.
L'eterea copia, al contempo di umano e automa, ha deciso di spedire in sua vece un'applicazione mirabolante di sua fabbricazione, in grado di pronunciare almeno 700 tipi di frasi galanti e seducenti, tenere e accattivanti, oltre soprattutto a stare zitta qualora il momento lo richieda. Cosa volere di più? Non di meno, sotto sotto, nelle trame più fragili del codice sorgente, il programma Playboy era timido, esattamente come l'anello primigenio di codesta virtuale catena. E allora si mise in stand-by a fare aggiornamenti o cos'altro combinano siffatte misteriose entità laddove non viste. E la danza continuò. Perché al posto dell'app giunse il turno di una serie di email scritte con ardore, passione, ma quindi la palla è passata a un solo singolo SMS, ma composto di brucianti parole capaci di sciogliere almeno uno dei poli, per poi essere girata a una conturbante processione di emoticon, ovvero una collezione di faccine disegnate con mano dolce e ferma al medesimo tempo, tratto tipico dei grandi amatori della storia, fino a giungere nelle mani di un affascinante video su YouTube, capace di bucare lo schermo e ogni parete possibile, perfino la più impenetrabile, quella che separa il cuore dal cuore. Ciò malgrado, ciascun ballerino di tale vorticosa coreografia ha rivelato a tempo debito la propria inguaribile e congenita timidezza. E come un cigno morente alla nascita si è accasciato a scena ancora aperta. Caro, ho aspettato fino a tarda sera, sino al giorno seguente e oltre. Sto ancora attendendo. Nel futuro. Ci vediamo nel futuro, dicesti allora. Come avevi ragione. Peccato che la cosa più giusta tu non l'abbia fatta all'inizio, perché magari il futuro, con te, sarebbe arrivato alle 8, al massimo 8:30, da me. C'era una volta, e c'è ancora, il paese del non detto, dove tutti parlano, ma nessuno dice, dove tutti ascoltano, ma nessuno ricorda il non detto. Ma tale luogo è molto più vasto di quel che sembri, e all'interno di esso vi è un altro paese, quello del non espresso. Non espresso con emozioni, nel breve, con i sentimenti, nel tragitto lungo, con entrambi, in entrambi. Eppure si grida e si piange, si litiga e ci si nasconde, ma sempre fuori contesto. Tuttavia, il paese del non espresso è anch'esso più grande di quel che ti aspetti, perché dentro ve n'è un altro, il paese del non condiviso, il più contraddittorio dei precedenti, a dirla tutta, perché malgrado sia incessante il frenetico passamano di quintali di parole e vibrazioni del cuore o della pancia, allorché ti ritrovi a pesare il tutto, la bilancia ti osserva con occhi increduli e la fronte aggrottata di perplessità. Come dire, perché chiedi il mio aiuto, se niente hai da chiedermi? Secondo copione, pure il paese del non condiviso è sottovalutato per le sue dimensioni, poiché nasconde tra i suoi confini un altro paese, quello del non guardato. E anche in codesto il paradosso è sorprendente, visto che gli abitanti sono fatti di soli occhi, sempre aperti, come ipnotizzati, sempre fermi sullo stesso punto, come intrappolati, sempre pronti a riflettere qualsiasi cosa, come obbedienti specchi senza anima. Senza sorpresa, financo il paese del non guardato è ben più ampio di ciò che l'apparenza suggerisca, perché al suo interno ve ne alberga un altro, il paese del non vissuto, dove il tempo è fatto di ore, minuti e secondi, non di attimi, dove il calendario scandisce giorni, mesi e anni, giammai l'adesso, e dove il futuro è una mala certezza, il passato un orizzonte possibile e il presente un dono mai scartato. Quale prosieguo ormai prevedibile nel mezzo del paese del non vissuto, ecco l'ultimo, il paese del non scritto, il luogo delle frasi troppo pesanti per passare dalla mente alla pagina e dei personaggi eccessivamente veri per essere ritenuti credibili, delle domande talmente coerenti da non aver bisogno di risposte e delle risposte così evidenti da non avere necessità di pensarle. C'erano una volta, e ci sono ancora oggi, il paese del non detto e quello del non espresso, il paese del non condiviso e quello del non guardato, il paese del non vissuto
e quello del non scritto, finché l'inaspettato accade. Capita che qualcuno ne narri la storia e qualcun altro provi qualcosa nel leggerla, che la racconti a sua volta e qualcun altro si fermi per ascoltarla, per poi decidere di viverla a suo modo, per creare insieme, finalmente, il meraviglioso paese che potremmo essere e che ancora non c'è.